Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio. Abbiamo la carta dell'appeso e la ruota della fortuna, non male, anche se sono due energie direi contrastanti, perché comunque la carta dell'appeso parla ehm, sì di un momento di stand-by, però in realtà è solo per avere la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Io credo che qui ci sarà un cambio un po' inaspettato che non potrete far altro che accettare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale dove ho già pubblicato le 4 previsioni, quindi generale, amore, lavoro e crescita spirituale per il secondo semestre del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Io poi andrò a spiegarvi il movimento energetico più importante del periodo e poi andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo da una regina di coppe, da un 7 di pentacoli, dalla temperanza, cosa ho detto di coppe? 7 di pentacoli, ragazzi, temperanza, abbiamo un fante di pentacoli, il matto, un imperatore, e la morte. Mm. Guardate, questo 7 di pentacoli mi richiama un po' la carta dell'appeso, come se ci fosse un momento di stasio e anche la temperanza comunque parla di calma, parla di tranquillità, è una tranquillità diversa, nel senso che qui è come se ci fosse una sorta di vita in equilibrio, mentre qui c'è proprio l'attesa di un qualche tipo di risultato, qualche tipo di raccolta, appunto. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla regina di coppe. Sette di coppe e asso di bastoni. Allora, vi dirò che potrebbe rappresentare una persona che in qualche modo, o potrebbe anche essere un'idea, un ideale, che in qualche modo vi porterà a fare un'azione con l'intenzione di raggiungere certi risultati, certi obiettivi. E qui poi abbiamo questo momento di attesa. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo il matto, un 10 di bastoni e un 4 di spade. Fate attenzione ragazzi se avete già altri progetti in testa o che state portando avanti perché il carico devo dire che potrebbe essere eccessivo. Non siate imprudenti perché comunque vedo anche che c'è questo matto che mi parla di entusiasmo, 8 di spade, mi parla di entusiasmo, mi parla di avventura, ma mi parla anche un po' di ingenuità. Andiamo a vedere la temperanza.
diavolo, 2 di coppe e amanti. Io ho la sensazione che siate come in una fase veramente tra il diavolo e l'angioletto, dove dobbiate in qualche modo cercare una mediazione tra quello che è, quello che vorreste e quello che si può fare. E anche qui con la temperanza sento che è come se ci fosse la volontà di risanare un certo tipo di relazione, un certo tipo di situazione che per qualcuno è iniziata come un fuoco, poi si è un attimino assopita, o potrebbe essere che si assopirà nella terza settimana di luglio e poi andremo a vedere come va a finire. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. 4 di Pentacoli e 9 di Coppe. C'è tanta staticità, ragazzi, qui. C'è come aria viziata anche addirittura. È come se fosse... Se siete in separazione con qualcuno, se non sentite qualcuno da tanto tempo, se un vostro collega o collaboratore non si fa sentire con quel progetto da molto tempo, devo dire che è ora di smuovere le acque perché sono ferme da così tanto tempo che veramente sono stagnanti, l'energia sta ristagnando. C'è bisogno di un po' di pepe. Andiamo a vedere il matto. 9 di Pentacoli e 9 di Spade. Qualcosa mi dice che a un certo punto vi butterete, farete il salto di fede, andrete in avanti. Il matto in questo caso lo sento come velocità, un po' come pazzia, come ma sì, mi butto, come quel cambio di cui potrebbe parlare la ruota della fortuna. Allora, vi dirò che per qualcuno potrebbero arrivare dei soldi inaspettati, delle eredità o anche dei premi, delle proposte come di crescita. Potrebbero essere proposte anche di un cambio di ruolo, se per voi vibrasse come una stesa lavorativa. Ah, ragazzi, questa, come vi dicevo, è una stesa generale. Per quello che riguarda le relazioni, usciranno la prossima settimana. Se siete single e se volete delle previsioni specifiche per il lavoro, usciranno la prossima settimana anche queste, quindi restate sintonizzati, ecco. Ehm, Andiamo a vedere l'imperatore. 5 di Pentacoli e la carta della giustizia. Giustamente qui avevate un 4 di Pentacoli, è come se ci fosse qualche tipo di regola, di accordo al quale siete ancora legati che dovete lasciare indietro. L'imperatore è colui che crea le proprie regole. Qui c'è come una sorta di calma piatta perché le regole, gli accordi, le alleanze che avete costruito fino ad adesso in realtà con questo diavolo potrebbero vincolarvi in modo diciamo negativo, cioè chiudervi, farvi decrescere invece che farvi crescere. Ed è perché probabilmente c'è questa energia un po' stagnante all'interno della relazione, della situazione, ma in realtà non è poi così male perché vi dà la possibilità, anche con questo appeso, di rendervi conto di che cosa c'è che non va. E andiamo a vedere la morte perché ho come la sensazione che ad un certo punto rigenererete, diciamo il regolamento. La morte un'altra volta è l'8 di coppe. Datemi una carta per l'8. Cavaliere di coppe. Allora, se fosse quell'offerta che magari di cui vi hanno parlato tempo indietro e sta esitando ad arrivare, io in realtà qui ho come la sensazione che arrivi, ma che dobbiate in qualche modo rigenerare il modo di pensare, e soprattutto poi da lì in avanti smettere di aspettarvi cose dall'esterno,
o passi dall'esterno. Però vi dico, qui è come un rifare la propria avventura, rifare le proprie regole, il proprio ristabilire, mi viene da dire, il proprio potere. Per qualcuno si potrebbe anche trattare veramente di un contratto lavorativo, di un contratto superiore, come una promozione. Ah, ragazzi, un'ultima cosa e poi termino con gli oracoli. Se mi state seguendo da un po', saprete che io a marzo ho sospeso le sessioni individuali, le consulenze. A luglio ho intenzione di riaprirle, farò poi un video specifico dove spiego bene come e che cosa riattiverò. Però intanto voglio anticiparvi che per tutto il mese di luglio la lettura semestrale sarà in promozione, quindi la lettura semestrale è una carrellata generica nel vostro prossimo semestre su vari settori e sono il settore della crescita spirituale con anche riferimenti karmici, il settore dell'amore, degli affetti, compresi anche i figli e la famiglia, il settore del lavoro, compresa anche economia e progetti, e poi c'è come una quarta parte, una quarta zona dove ci sono come dei consigli o insomma vi danno come degli avvisi. Comunque se ne volete sapere di più potete contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuole consigliare. Abbondanza, e sento è un re di pentacoli, mi vibra molto con l'imperatore. Qui ragazzi vi dico che a qualcuno potrebbe arrivare veramente una botta di fortuna che non necessariamente è la vincita al gioco, ma potrebbe essere un'occasione d'oro, un contratto d'oro, un qualche tipo di alleanza d'oro. Abbondanza e coraggio. È interessante perché è la carta della forza questa ed è molto collegata alla carta della forza con l'abbondanza interna e con la generosità, l'apertura del cuore, il darsi agli altri, l'aiutare. E qui abbiamo un re di pentacoli che ha molto, diciamo, la stessa vibrazione energetica, è quel re che aiuta, che soccorre, che stimola, che aiuta anche proprio economicamente. Vi dico, secondo me qualche tema economico ci sarà nei prossimi 15 giorni, si potrebbe trattare, come vi dicevo, di un premio, di un contratto migliore rispetto a quello che avevate, c'è un qualche cosa di positivo con il denaro. Però, vedendo queste due carte, ho come la sensazione che vi vogliano dire di condividere. mm? Condividere la vostra abbondanza. È importante mettere delle regole in questo periodo e cercare di... Guardate, molto ha anche a che fare con la comunicazione, come comunicate e come pensate anche quindi. Però ho come l'idea che ci sia il coraggio di sperimentarsi in un ruolo nuovo. C'è un po' da svestirsi, se vogliamo, di tutto quello che è il vecchio, però c'è come questa sensazione con l'imperatore di concretezza e anche con la giustizia, di giustizia, le cose sono fatte in modo equo. Tenete presente che comunque qui avete un 5 di pentacoli, quindi per qualcuno si potrebbe verificare la possibilità di dover spendere dei soldi per questioni burocratiche, per questioni legate alla casa, per questioni legate al lavoro, per questioni legate alle scartoffie soprattutto. Mm? Va bene, andiamo a vedere. Diciamo che i soldi sono in movimento in questi 15-20 giorni. Andiamo a vedere un koan per concludere la lettura, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen qui è inteso come filosofia di vita.
Per Zen si intende il vivere nel qui e ora, nel momento presente, quindi è un po' come se vi dicesse, nel momento in cui siete presenti in quello che fate al 100%, diventa un buon giorno perché lo assaporate in ogni minimo dettaglio. Senza questo Zen, senza questa presenza, anche i bei giorni sono brutti perché, nel senso, non ve li godete a pieno, non riuscite ad assaporarli, a risucchiare tutto il bello e l'energia positiva che questi bei giorni possono darvi. Mm? Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete sostenere il canale con un like, eventualmente potete iscrivervi, condividere il video o lasciare anche una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure se volete andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Tutti i temi trattati all'interno del canale sono, diciamo, il mio bagaglio culturale di quasi 30 anni di studi e di pratiche e di lavoro, condensato, riordinato e messo a disposizione per facilitarvi il lavoro fondamentalmente. Ok? Quindi è un po' come se dessimo una sorta di accelerazione. In questo periodo stiamo guardando come pulire ogni singolo chakra. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli, sono le playlist con la copertina lilla, ce ne sono 4, anche se 2 sono 3A e 3B, perché vanno prese insieme, vanno lavorate insieme, però comunque potete già iniziare a dare un'occhiata ai titoli e vi farete un'idea, insomma, dei temi trattati. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!